Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Inutile dirlo, le espressioni idiomatiche o si conoscono o si conoscono. Non esistono altri modi per dedurre il loro significato. In questo video voglio mettervi alla prova con un bel test sulle espressioni italiane. Ma vi avviso, non è facile, dunque non deprimetevi se non doveste essere in grado di rispondere bene a tutte le domande. È normale. Anzi, vi dirò di più, man mano che andremo avanti le domande si faranno sempre più difficili, ma non vi preoccupate. Subito dopo ogni domanda vi darò la risposta corretta, così, anche se doveste commettere alcuni errori, finirete per imparare qualcosa di nuovo. Fidatevi di me, vi aspetto dopo la sigla. Si parte, ecco la prima domanda. Cosa potrà mai significare non avere peli sulla lingua? Essere molto simpatici o essere molto sinceri? La risposta corretta è la B. Per esempio, Mario non ha peli sulla lingua, dice sempre quello che pensa. La prossima espressione è fare orecchie da mercante. Cosa significa? Fingere di non capire o non sentire, oppure essere ottimi commercianti, imprenditori? La risposta corretta è la A. Per esempio, quando Rocco non vuole fare qualcosa che gli si dice, fa sempre orecchie da mercante. Passiamo alla prossima. La terza espressione è cercare un ago in un pagliaio. Sono sicura che questa non la sbaglierà nessuno, è piuttosto facile. Cosa significa? Cercare qualcosa di difficile da trovare oppure essere molto avari? La risposta corretta è... Ho preso il controllo di questo video. Se volete che io lo sblocchi e vi permetta di continuare a guardarlo in pace, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale schiacciando subscribe e poi la campanellina bellina bellina. Fatto? Sicuro? Non prendetemi per il A. Per esempio, cercare una monetina da 1 centesimo in un bidone dell'immondizia è come cercare un ago in un pagliaio. Vediamo come va con questa. Lavarsene le mani. Significa essere maniaci dell'igiene o disinteressarsi di qualcosa? La risposta corretta è la B. Per esempio, non voglio nessuna responsabilità nel tuo progetto, me ne lavo le mani. Come sta andando finora? Adesso le cose si fanno un pochino più difficili. Essere giù di corda. Cosa significherà mai? Avere poche energie fisiche ed essere demoralizzati? Oppure avere poche risorse economiche? La risposta corretta è la A. Per esempio, Laura d'estate è sempre giù di corda, forse perché fa troppo caldo. Ottimo, andiamo avanti. Avere le ali ai piedi. Cosa significa? Essere feticisti dei piedi? Comunque la prossima volta scordati di scrivere tu una lezione. La gente viene qui per imparare l'italiano, non queste cose. Feticista è una parola importantissima che pochi conoscono. Anzi, fai uscire una definizione del termine quando lo editi. Oppure significa essere molto veloci?
Ci sono modi e modi per insegnare le cose. La risposta corretta è la B. Per esempio, Rosalba ha davvero le ali ai piedi. Riesce a fare 2 chilometri in 15 minuti. Ah, per chi non lo sapesse, Rosalba è davvero una mia amica. Per la precisione, è la ragazza con cui ho realizzato il vlog a Polignano. Guardatelo se avete tempo. Dai su, abbiamo quasi finito. La prossima espressione è andare coi piedi di piombo. Questa espressione la uso spesso. E cosa significa? Essere molto arrabbiati o essere molto cauti? La risposta corretta è la B. Per esempio, ogni volta che intraprendo qualcosa di nuovo, vado sempre coi piedi di piombo. La prossima espressione fa il caso mio. Cosa significa farsi in quattro? Significa lavorare e impegnarsi molto o dormire molto tempo? La risposta corretta è la A. Per esempio, per fare i video sull'Ernamo e le lezioni su Skype con i miei studenti, mi faccio in quattro. Penultima espressione. Avere un diavolo per capello. Cosa significa? Essere pelati o essere molto arrabbiati, irritati? La risposta corretta è la B. Per esempio, il capo deve avere un diavolo per capello oggi. Urla contro chiunque gli passi davanti. Ah, a proposito, prima di passare all'ultima espressione, vi ricordo che se volete vedere quali sono le alternative alla classica espressione sono arrabbiato o arrabbiata, potete guardare il video che ho realizzato proprio su questo argomento. Bene, siamo arrivati finalmente all'ultima espressione. Fare la gatta morta. Cosa significherà mai? Fingere di essere inoffensivi nascondendo una personalità subdola o essere vegani fingendo di essere carnivori? La risposta corretta è la A. Ora che ci penso, la B non aveva davvero alcun senso, ma io lo dico sempre che devo smetterla di far scrivere le lezioni a Rocco. In ogni caso, per esempio, se c'è una ragazza di cui mi fido ciecamente, quella è Angela. Lei non fa mai la gatta morta. Per chi non lo sapesse, anche Angela è una mia amica e proprio con lei ho realizzato un video super divertente di un dialogo in hotel. Se non lo avete ancora visto, guardatelo! Bene, a questo punto non vi resta che scrivermi nei commenti com'è andata, qual è stato il vostro risultato e qual è la vostra espressione preferita. Mi raccomando, siate onesti! In fondo non c'è nulla di male a sbagliare, siamo qui per imparare. A presto! Ciao!